È interessante come seguendo i dati si trovano piste che portano a scoprire nuovi orizzonti. Ho iniziato dalle terre rare per passare alle materie prime critiche e all'impatto sull'industria della difesa, per poi ammarrare ora alle navi da guerra. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che accade intorno a noi. Intendo scavare nelle moltitudini di informazioni presenti nel web relative ad uno specifico argomento per razionalizzarle e rimbalzarle in modo preciso a te che vuoi essere attento a ciò che accade. Dati sintetici, precisi, prescissi da ideologie, ma capaci di costruire opinioni per essere attenti a ciò che ci accade intorno. Il difficile periodo che le nazioni occidentali vedono all'orizzonte è il risultato di molti anni di neoliberismo finanziario. Le economie produttive sono cresciute in altre parti del mondo, estraendo materie prime, lavorandole e trasformandole in prodotti veri in fabbriche vere. Hanno creato valore in modo attivo, costruendo, come abbiamo fatto in Occidente dal secondo dopoguerra. Negli anni del boom economico ed oltre. Attualmente i paesi che fanno sono soprattutto Cina e BRICS. Prendiamo ad esempio la cantieristica. In Italia eravamo forti, oggi c'è rimasta quasi solo quella da diporto, grazie al cielo. Fincantieri ottiene buoni risultati grazie anche alla difesa. Sì, navi e sottomarini da guerra. Vediamo. Cina, Russia e Iran e Corea del Nord, questi 4 paesi insieme controllano il 70% della produzione mondiale di navi da guerra. Costruiscono più navi che tutto il resto del mondo insieme, nonostante le sanzioni, il cui scopo è anche quello di impedire questo. In Cina ci sono oltre 300 cantieri navali, che costruiscono la metà delle navi commerciali del mondo. Sono cantieri che costruiscono anche navi militari per la marina cinese. Nel 2024 i cantieri statunitensi hanno costruito solo 5 navi mercantili per un totale di 76.000 tonnellate. Vediamo poi una tabella con quante ne ha varate la CSSC, il più grande cantiere cinese. Questa tabella mostra il numero di navi a disposizione della People Liberation Army cinese rispetto a quello della US Navy. La Cina ha raggiunto gli Stati Uniti con circa 300 navi nel 2015, ma ora ne ha circa 360, mentre la US Navy è rimasta stabile. Questa si riferisce alla capacità produttiva della China State Shipbuilding Corporation, i maggiori cantieri navali. 250 navi in un anno, mercantili e da guerra, per una stazza totale di 14 milioni di tonnellate, in paragone con il totale degli Stati Uniti in azzurro. Lo dico per far notare che c'è, altrimenti passa inosservato. Immagino che l'idea del Pentagono fosse di produrre negli Stati Uniti le navi della Marina e lasciare che il libero mercato fornisse le navi civili alle compagnie americane e mondiali, da paesi amici, come Corea del Sud, Giappone e Italia. Poteva avere senso fino al 2000, ma già dal 2010 i cantieri cinesi li avevano superati. Le supply chains, il know-how, i tecnici e la manodopera specializzata sono gli stessi per le navi civili che per le militari. E così passare alla produzione di navi militari è stato facile. Oggi la Cina conta sulla più grande flotta militare di superficie del mondo. In 6 anni hanno messo in acqua 115 navi da guerra. Nello stesso periodo gli Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud ne hanno costruite 50. Nella cantieristica di tutti i paesi occidentali insieme si produce 1/3 delle navi da guerra, mentre il restante 70% è realizzato in Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Gli Stati Uniti hanno 68 sottomarini, la Cina, aggiungendone 15 negli ultimi 6 anni, ha raggiunto lo stesso numero, 68.
Potevate supporre che avessero una marina così numerosa? Questo è il nuovo sottomarino nucleare della Corea del Nord, armato con missili capaci di trasportare testate nucleari. Non sappiamo quanto sia efficiente, speriamo non saperlo mai. Il link è in descrizione. Tutto questo rappresenta una seria preoccupazione per la NATO e per l'Italia, che dovrebbe far valere la sua posizione di controllo del fianco sud dell'Europa. Abbiamo già visto nel precedente post come buona parte della catena di fornitura della Marina dipenda dalla Cina. Uno studio dell'Istituto Internazionale Studi Strategici del 17 febbraio 2026 dice che la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti nel numero di sottomarini nucleari e continua con la produzione. Seguite il link, è interessante, ci sono belle foto satellitari. Ora i BRICS controllano le risorse naturali e hanno raggiunto la capacità di costruire tutto ciò di cui hanno bisogno in tutti i settori industriali ed hanno la capacità di dotarsi di eserciti moderni e numerosi. Immagina di essere uno dei loro generali che ci osserva. Migliaia di missili, munizioni, droni bruciati in Ucraina, migliaia di missili intercettori bruciati in Medio Oriente, la NATO che dipende da loro per le materie prime e non riesce a produrre abbastanza per rimpiazzare le scorte, nemmeno per i proiettili di artiglieria. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.